Buongiorno a tutti, sono Lidia Falomo e dirigo il Museo per la Storia dell'Università. Oggi siamo qui per farvi vedere l'ultimo video dell'iniziativa Passato, Presente e Futuro delle donne nella scienza, che dura ormai da un paio di mesi. Ricordo ancora quando Annalisa Marzuoli del CUG mi ha chiamato per chiedermi di fare qualcosa insieme per questa iniziativa. Ho subito scritto a tutti i colleghi dei musei e in brevissimo tempo ho ricevuto tantissime proposte. Per questo ringrazio veramente tutti. Ringrazio non solo i colleghi dei vari musei, ma anche i giovani, il giovane e le giovani donne, le giovani ragazze che hanno aiutato tutte in questi video. In particolare volevo ringraziare Esther Bernardi, Alessia Chiarenza e Emanuela Blanca, che hanno sempre aiutato tutti coloro l'abbiano richiesto, sia nel girare i filmati sia nel loro montaggio. La storia di cui oggi vogliamo parlarvi riguarda una scienziata che dedicò tutta la propria vita alla ricerca, all'insegnamento, alla risistemazione degli istituti che diresse. Da tutti venne considerata come una donna molto semplice, molto gentile, ma allo stesso tempo molto attiva, sempre piena di energie. La scienziata di cui stiamo parlando è Rita Brunetti. Rita Brunetti nacque a Milano nel 1890 e prima frequentò il liceo Beccaria. Quindi avrebbe voluto all'università studiare medicina, ma ne fu distolta e invece vinse un concorso che la fece entrare alla Normale Superiore di Pisa. Qui iniziò lo studio delle matematiche pure, ma ben presto si rese conto che ad interessarla era soprattutto la fisica, per cui a questa si dedicò e nel 1913 si laureò con una tesi sulla spettroscopia in cui il relatore era Augusto Occhialini. Per il suo lavoro di tesi Rita Brunetti vinse il premio Lavagna, con cui poté continuare ancora per un anno i suoi studi di spettroscopia. Poi venne accolta nell'Istituto di Arcetri, che era diretto al tempo da Garbasso e il cui assistente era Losurdo. Intanto sopraggiunse la Prima Guerra Mondiale e Garbasso decise di partire per il fronte. Anche gli altri ragazzi giovani decisero di seguire l'esempio del direttore e spinti dal patriottismo andarono al fronte. Così Rita Brunetti si trovò da sola all'istituto. Le fu affidata la direzione temporanea e in più dovette impartire anche i vari corsi. Portò avanti tutti i suoi impegni, seppure gravosi, e anche nel suo tempo libero decise di impegnarsi per la patria, per cui decise di passare le proprie vacanze come volontaria nel servizio radiologico di un ospedale della Croce Rossa. A causa di tutti questi compiti all'interno dell'istituto, Rita Brunetti dovette rallentare la propria attività di ricerca. Riuscì però comunque a proseguire nella sua attività sulla spettroscopia, specialmente nella regione X, che a quel tempo era poco nota. E proprio questi ultimi studi le valsero da parte dell'Accademia dei Lincei il premio Sella. All'interno dell'Istituto di Arcetri Rita Brunetti conobbe molti giovani promettenti, basti citare Rasetti ed Enrico Fermi, il quale seguì la scienziata nel corso di tutta la sua vita, e questo è testimoniato anche dalle numerose citazioni all'interno dei propri articoli. Ci troviamo ora nel fondo storico della Biblioteca di Scienze, nell'istituto che Rita Brunetti trovò appena costruito quando arrivò qui a Pavia. Ci troviamo qui perché qui sono raccolti tutti i suoi articoli. Li vedete qui? Sono 63 e qui vedremo qualche articolo commentandolo.
Per cominciare eravamo rimasti al periodo di Arcetri e di questo periodo sono le ricerche di Rita Brunetti per identificare l'elemento a numero atomico 61. Questo è stato un argomento che si è protratto in campo scientifico per molti anni, per cui sorvoleremo su questo aspetto, però è stato importante per Rita Brunetti anche perché le ha permesso di acquisire quelle competenze che la portarono poi ad uno dei risultati migliori delle sue ricerche. Queste ricerche appena menzionate durarono circa 5 anni e riguardarono le proprietà ottiche e magnetiche degli ioni di terre rare. Questa fu una delle prime indagini metodologiche fatte in Italia sulla struttura della materia. Campo di ricerca che poi ebbe un grande impulso dopo la Seconda Guerra Mondiale e che si sviluppò in particolare anche qui a Pavia. Un'altra linea di ricerca che iniziò sempre nell'Istituto di Arcetri fu quella sulla, diciamo così, legami tra fisica, biologia e medicina. Vediamo qui il primo articolo di Rita Brunetti sull'azione biologica delle radiazioni dure. Nel 1926 Rita Brunetti si trasferì all'Università di Ferrara. Qui le attrezzature erano veramente carenti, quindi per cercare di continuare la propria attività di ricerca si trasferì all'Università di Bologna. Qui tenne anche un corso, il corso di fisica superiore, e conobbe uno studente, un giovane studente che sarebbe però diventato un fisico molto famoso, Bruno Rossi. Lo stesso Bruno Rossi ebbe di Rita Brunetti veramente una bellissima impressione e lo descrive nella sua autobiografia, Momenti nella vita di uno scienziato. Ma per un vero corso di fisica avevo dovuto attendere l'arrivo a Bologna della professoressa Rita Brunetti. Veniva da Firenze. Malgrado la differenza d'età e di posizione accademica, avevamo fatto amicizia. Ho verso di lei un debito di riconoscenza, sia per quello che mi ha insegnato, sia per la presentazione che mi portò a Firenze. Ecco, qui si nota come Rita Brunetti non solo tenesse un ottimo corso di fisica, ma avesse anche un atteggiamento molto aperto verso i propri studenti. Dopo aver trovato i fondi per la ristrutturazione dell'Istituto di Ferrara, Rita Brunetti si trasferì a Cagliari, dove ebbe la cattedra di fisica sperimentale, prima donna in Italia, e di nuovo prima donna in Italia la direzione dell'Istituto. L'Istituto aveva anche qui attrezzature molto carenti e fu veramente con un impegno personale molto profondo che Rita Brunetti riuscì, come commentò Zair Ollano, a trasformare delle stanze che erano molto modeste in dei bei laboratori di ricerca. Zair Ollano cominciò a Cagliari ad essere compagna di ricerca di Rita Brunetti e probabilmente anche compagna nella vita. Molto interessante perché fu praticamente un vero e proprio manifesto femminista, è stata il discorso inaugurale per l'anno accademico 1930-31 che Rita Brunetti lesse nella Regia Università di Cagliari. Ecco, qui mi piace riprendere un paio di brani. Potrò io farmi perdonare di essere salita su questa cattedra in così solenne cerimonia com'è l'inaugurazione di un nuovo anno accademico, nel nome della modesta schiera di donne che, sparse nei laboratori di tutto il mondo, collaborano, silenziose e fedeli, alla raccolta di materiale scientifico? Prima di arrivare a Pavia, nel 1934 e nel 1936, Rita Brunetti compie 2 viaggi per visitare i laboratori più importanti d'Europa. Il primo viaggio sarà in Francia e in Inghilterra e qui Rita Brunetti visiterà soprattutto degli istituti di fisica nucleare. Il secondo viaggio invece fu in Germania e qui Rita Brunetti invece
si dedicò a quell'argomento che così tanto le interessava, cioè le connessioni tra la fisica, la biologia e la medicina, e visitò un certo numero di laboratori che proprio su questo tema si erano incentrati. Poco dopo il viaggio in Germania, Rita Brunetti giunse a Pavia e anche qui occupò la cattedra di fisica sperimentale. Trovò questa volta un istituto appena costruito, che però aveva la necessità di essere integrato con molte altre attrezzature. Ecco, qui è particolarmente bello l'inizio di questo articolo in cui Rita Brunetti descrive che cosa era successo e l'impressione che le aveva fatto il nuovo istituto. Ecco, e nel 1936 le autorità accademiche, raccolti i cimeli dell'attività scientifica dell'antico gabinetto di fisica nel Sacrario delle Glorie dell'Ateneo, il nostro museo storico, hanno inaugurato un istituto rispondente alle concezioni moderne, in edificio apposito, lontano dal centro cittadino, sotto il libero cielo e davanti all'ampia, verde piana lombarda, da cui emanano la viva luce e le vibranti arie, simbolo dei nuovi tempi. Poi continua per alcune pagine descrivendo dettagliatamente come l'istituto è stato organizzato nelle sue 3 parti, cioè quella dei servizi generali, dei servizi didattici ed infine quella dei laboratori di ricerca. E si nota come proprio la Rita Brunetti fosse appassionata di tutte e 3 questi argomenti. Le sue parole sono particolarmente significative oggi, momento in cui si discute della costruzione di una nuova struttura per la fisica. Tra le attrezzature che acquistò in quegli anni c'è anche un acceleratore di protoni con un generatore di tipo Cockcroft-Walton. E purtroppo questa attrezzatura venne messa a punto pochi mesi prima che Rita Brunetti morisse e quindi lei non riuscì a vederla in funzione. Aspettando che l'acceleratore fosse pronto, Rita Brunetti si dedicò invece allo studio dei raggi cosmici, utilizzando delle lastre ad emulsione. Queste venivano esposte alla radiazione cosmica e quindi le particelle veloci venivano classificate in base alla traccia lasciata sulle lastre fotografiche. Ecco, qui siamo nel bellissimo salone teresiano della biblioteca universitaria. In biblioteca sono conservate diverse lezioni che la Brunetti tenne qui a Pavia, lezioni di fisica per studenti di medicina e farmacia e lezioni di fisica sperimentale. Queste sono state raccolte, vediamo qui in molti casi, in diversi casi, dal dottor Luigi Giulotto. Luigi Giulotto insieme a Caldirola furono assistenti di Rita Brunetti e furono molto importanti perché contribuirono decisamente allo sviluppo e al riprendere della fisica al termine della Seconda Guerra Mondiale. E questa è un'altra cosa molto importante di Rita Brunetti, cioè fu la prima qui a Pavia a istituire una scuola di fisica. Legati sempre all'attività didattica di Rita Brunetti, ma anche alla sua attività di alta divulgazione, sono 2 volumi, uno del 32, L'atomo e le sue radiazioni, e uno del 36, Onde e corpuscoli. Qui Rita Brunetti cerca di dare un quadro di quelle che sono state le innovazioni della meccanica quantistica, innovazioni che stentavano molto ad affermarsi in Italia. Sempre per quanto riguarda l'opera della Brunetti nel campo della divulgazione, da segnalare è un articolo apparso su un periodico, Panorama, nel 1939, in cui Rita Brunetti fa un'ipotesi, cioè quella della possibilità di utilizzare direttamente i neutroni in campo medico piuttosto dei raggi X. Questa è stata un'intuizione di Rita Brunetti che
fu applicata parecchi decenni dopo alla medicina. Ultimo aspetto di cui non abbiamo ancora parlato di Rita Brunetti è stato il suo amore per gli strumenti scientifici antichi e in generale per la storia della fisica. Scrisse alcuni lavori riguardanti Giambattista Amici, Pacinotti, Alessandro Volta e ultimo lavoro, il penultimo pubblicato della scienziata su Galileo e la fisica. Prima della sua morte, avvenuta prematuramente nel 1942. Concludiamo così la lunga serie che ha visto molte donne impegnate in campo scientifico, tutte con diverse peculiarità. Vi ringraziamo per averci seguito sin qui, ma anche coloro che hanno seguito 1 o 2 puntate. Grazie mille a tutti e arrivederci. Adesso, a causa dei pesanti compiti istituzionali, Rita Brunetti... No, proprio non deve ridere! Allora, nel 1926 Rita Brunetti si trasferò, tremendamente triste, Sì, ce la ridere come di più! sempre del 1900... no, scusate, fermo, vai. Meglio di così. Boh.